Cari ragazzi, buongiorno, siamo sempre qui, ospiti del Village Inn Lux Airbnb, in questo posto stupendo, denso di fascino, di charme, di relax. Questo è il mio primo video presuntuoso. Cosa intendo per presuntuoso? Non parlerò del basta scuse, ma parlerò un pochino della mia preparazione, della mia cultura e spero di trasmettervela con la stessa passione che ho sempre avuto io nei miei studi. Parliamo delle grandi masse muscolari. Spesso sento un po' di ignoranza, un po' di curiosità, qualche strafalcione, per fortuna non tra gli addetti ai lavori, ma tra i miei pazienti, i miei amici, i miei clienti, i miei allievi. Quindi affrontiamo con velocità, senza noia, le grandi masse muscolari che con basta scuse comunque possiamo allenare. Le possiamo allenare tutte, d'accordo? Partiamo dal busto, dalla parte alta, dai grandi muscoli, il pettorale, questo qua davanti. Lui ha questa massa qui e si attacca al braccio, all'omero. Non fa nient'altro che avvicinare, vedete, il braccio al tronco o spingere in avanti, d'accordo? Il suo antagonista, cioè colui che fa l'azione contraria, è il gran dorsale, muscolo che si attacca anche lui all'omero e va a finire poi sulla colonna fino al bacino. Lui invece tira verso dietro il gran dorsale, insieme a tutto il trapezio, che è una grandissima mantella che parte dalla nuca, prende la scapola e arriva fino alla 10ª vertebra toracica. Ovviamente sono tutti muscoli pari e simmetrici, cioè sono uguali e li abbiamo da entrambe le parti. Il gran dorsale tira, il pettorale spinge, d'accordo? Chi è che aiuta il pettorale nello spingere? Il nostro magico tricipite, il muscolo posteriore del braccio, d'accordo? Lui raddrizza il braccio, quindi estende il braccio, questo movimento qua, ma insieme al pettorale porta lontano le braccia, le mani dal tronco. Chi aiuta il gran dorsale invece trapezi, cioè coloro che tirano, chi li aiuta? Il bicipite che si attacca qui sull'avambraccio, bicipite, quindi due capi, il tricipite di cui parlavo ne ha 3, e parte dalla spalla e chiude il braccio. Quindi quando noi tiriamo verso di noi o ci aggrappiamo da qualche parte, il bicipite e il gran dorsale lavorano insieme. Curiosamente, il pettorale e il gran dorsale, che sono in realtà antagonisti, cioè uno spinge e l'altro tira, diventano amici, cioè agonisti insieme, nel momento in cui devono portare il braccio vicino al tronco. Quindi se io ho una resistenza alla mia destra e devo tirare verso la mia coscia, verso il tronco, loro lo fanno insieme e tirano da questa parte. Quindi nel nostro corpo accadono queste cose, che i muscoli antagonisti poi in qualche gesto, in qualche coordinazione, possono diventare agonisti e amici. In tutto questo abbiamo il deltoide, che è un muscolo a 9 fibre, che parte dalla scapola e dalla clavicola e va giù, scende, fatto un po' a imbuto, con la parte dell'apice dell'imbuto bassa e la base alta. 3 fibre anteriori, 3 fibre centrali, 3 fibre posteriori. Lui collabora col pettorale e col gran dorsale, quindi se c'è qualcosa da fare in avanti collaborano le fibre anteriori, se c'è qualcosa da tirare verso dietro collaborano le fibre posteriori. Diciamo che tutto collabora per alzare il braccio, d'accordo? La spalla ha questa fisiologia, quindi alza il braccio fino a qui, da qui in su, quando il gomito sale, si chiama in gioco anche il trapezio, che è questo muscolo che collega il collo, la nuca addirittura, quindi il cranio, e la scapola. Quindi fino a qui deltoide, da qui in su trapezio, insieme sempre ai tricipiti e al pettorale, che spinge verso l'alto. Della parte addominale parleremo in un contesto separato, ci sarà un altro video presuntuoso che parlerà di addominali e di iliopsoas, sul quale c'è molta confusione, purtroppo anche tra persone che non dovrebbero averla. Parliamo invece di arto inferiore, il quadricipite, 4 capi, d'accordo? Il quadricipite è un estensore
del ginocchio, quindi lui fa questo lavoro qua. La tibia va a raddrizzarsi sul femore, o è quello che collabora ovviamente nello squat. Da questa posizione saliamo, il quadricipite funziona. Il gluteo estensore, quindi mi porta il femore indietro. Come ho già detto in altri video, non può andare oltre i 20 gradi. Lì ha un fermo nell'articolazione dell'anca, un fermo fisiologico, e oltre non può andare. Sembra che vada molto di più unicamente quando inarchiamo la schiena, cosa che sarebbe meglio evitare durante i nostri esercizi. Quindi il gluteo fa questo, e in più una componente di extra rotazione, perché il gluteo è molto grosso e le sue fibre vanno a spirale, quindi non è solo indietro, ma è indietro e extra ruotato. D'accordo? Porzione esterna, tensore della fascia lata, questo pezzettino qui, che poi prosegue fino al malleolo, fin giù al malleolo, con la bandelletta iliotibiale. È quello che fa fare questo. D'accordo? Loggia degli adduttori, addurre vuol dire avvicinare alla linea mediana del corpo, abdurre questo, allontanare dalla linea mediana del corpo. Loggia degli adduttori, facciamo questo lavoro, oppure se c'è una resistenza esterna, noi chiudiamo con fatica, e la loggia degli adduttori parte dal pube, va al femore, qualcosa va anche alla tibia, ma non entriamo troppo nel dettaglio. È un orientamento grossolano questo, giusto per capire i nomi dei muscoli e cosa fanno. In ultimo, polpaccio, non fa nient'altro che farci salire. Per cui non divaghiamo troppo, il polpaccio manda il piede in avanti, d'accordo? Per altre piccole delucidazioni sulla cuffia dei rotatori, sugli addominali, sull'ilopsoas, sulla respirazione, ci saranno altri video presuntuosi. Ciao a tutti e grazie.